arrivato il momento per farvi vedere la mia pizza rovesciata. Siamo arrivati alla ricetta della tatenne. Io tengo particolarmente a questa ricetta perché è una ricetta nata da un'esigenza, nata proprio dalla voglia di vincere. Era il lontano 2005, ero ad Alicante, dovevo andare a fare una grandissima manifestazione della gastronomia dove c'erano i più grandi chef del mondo. Ero l'unico pizzaiolo di tutta la manifestazione, quindi l'unico pizzaiolo al mondo presente nella manifestazione di Alicante. Quando sono andato, logicamente l'esperienza degli organizzatori non era assolutamente pronta ad accogliere un pizzaiolo e mi fanno trovare semplicemente un forno elettrico, non quello da pizza. Cerco di creare una cottura capace di essere fatta in qualsiasi tipo di forno, quindi questa ricetta la potete fare in qualsiasi tipo di forno, dal forno a legna al forno elettrico a una stufa a gas o dentro la bocca dell'Etna, ovunque volete, in ogni fonte di calore potete fare questa pizza. Che cosa ho fatto? Ho messo gli ingredienti sotto e la pizza sopra. Rovesciando poi la pizza abbiamo delle sensazioni completamente diverse. La parte sopra la senti sul palato e la parte sotto è quella condita. Togliamo totalmente il crunch. Questa è la mia pizza rovesciata. Partiamo dall'impasto. L'impasto è semplicissimo. Comincio da una farina tipo 1 forte. Aggiungo prima lo zucchero, passo il lievito sulle mani. Attenzione, il lievito deve essere perfetto. Vedete? Colore omogeneo, tendente all'avorio, e quando faccio pochissima pressione diventa polveroso. Si apre ma non fa palline, ok? Il profumo è molto intenso e va in un'unica direzione, il lievito di birra. Mettiamo sempre un po' di zucchero nell'impasto, soprattutto quando non siamo sicuri delle temperature del nostro frigorifero. Il frigorifero domestico è un frigorifero con poca sicurezza, nel senso che anche di notte qualcuno si alza a prendere un goccio d'acqua, durante il pranzo o la cena viene aperto molto spesso, lo zucchero mi aiuta a combattere questi sbalzi di temperatura. Entro con tutta l'acqua. Adesso che siamo diventati tutti bravi ad impastare con il cucchiaio, si comincia a impastare con le mani. Chiudo completamente le dita, utilizzo le mani a paletta, un po' come quelle di un vigile, e comincio a girare bene e pulire la ciotola in questa maniera. Raccolgo e porto all'interno, vedete? Utilizziamo sempre le mani, non utilizziamo mai il cucchiaio, perché utilizzando le mani possiamo sentire se nell'impasto c'è rimasto sale o qualcosa. Comincia a sbattere l'impasto verso i bordi, creando la maglia glutinica più elasticizzata. Quindi questo sarà il movimento. Arrivati a questo punto, possiamo entrare con il sale. Con il sale rimaniamo per tutte le ricette di panificazione 20 grammi a chilo di farina. Lasciamo il sale ad un angolo che ci aiuta a far staccare l'impasto dalla ciotola e gli facciamo prendere bene tutto il sale. Muoviamo le mani con energia fino a quando l'impasto non si stacca dalla ciotola. Aggiungiamo l'olio e andiamo leggeri con l'olio. Ci servirà poi come aiuto a far staccare l'impasto dalla tavola al momento che facciamo la piega. Come al solito, l'impasto è morbidissimo, riposa per 10 minuti prima della piega. A questo punto, con l'aiuto dell'olio, possiamo cominciare a fare le pieghe. Vado al centro, comincio a chiudere rapidamente. Vedete? Devo cercare di far prendere bene l'olio in eccesso, e lo faccio prendere bene alla focaccia, stando attenti comunque di creare delle pieghe interne. In un prodotto come pizza da casa è importante che l'olio venga messo in questa maniera. Facciamo delle pieghe fino a quando l'olio non si asciuga, quindi o le fate in mano come sto facendo io oppure tranquillamente come vi ho fatto vedere prima sul tavolo, così. In questa maniera prendiamo, chiuso l'impasto, andiamo 24 ore in frigorifero con una pellicola o con un coperchio sopra la ciotola, non a contatto con la pasta, 24 ore. Siamo arrivati alla farcitura per la nostra pizza a tatenne. Siccome siamo a Roma, come possono mancare i carciofi? Facciamo vedere come si monta un carciofo, o meglio come si dice a Roma, come si cava un carciofo. La prima cosa che dobbiamo fare, dal basso verso il fiore, andiamo alla prima foglia.
e togliamo il gambo. In questa maniera andiamo ancora a mondare il gambo sfilandolo. Arriviamo con il coltello sulla parte bianca e andiamo a fare un quadrato, quindi in 4 tagli togliamo la parte più dura del gambo e lasciamo soltanto l'interno, quindi la parte bianca. Quando eravamo bambini la mamma ci dava questo cuore di gambo e noi lo mangiavamo soltanto con il sale. Tagliamo in tanti listarelle e facciamolo cadere in acqua e limone. Nella stessa maniera andiamo a mondare il fiore del carciofo, quindi per prima cosa togliamo le foglie, quindi togliamo le parti più dure. Il colore del carciofo è un colore bellissimo, come diceva Pablo Neruda, vestito da guerriero al brunire verso il melograno. E il carciofo sì, è un po' il nostro guerriero, il guerriero degli ortaggi, soprattutto quando matura, è spinoso. Togliamo il centro e poi andiamo a rifilare bene il gambo. Fatto questo, per tagliarlo a lamelle, lo dividiamo in 2 e andiamo a vedere se nella fluorescenza c'è un po' di crescita. Si riconosce da questa sorta di peluria, che poi non sono altro che una preparazione a diventare seme. Quindi sono spine. Lo bagniamo nell'acqua e il limone e andiamo a fare tanti spicchi, così. Potete usare anche un tagliere e un coltello, ma questo è un gesto da casa. È un gesto bellissimo. Mondati i nostri carciofi andiamo a preparare la base, quindi la teglia. Si lavora in senso inverso, quindi al contrario di tutto. La prima cosa che dobbiamo fare qual è? Mettere il sale. Non abbondante, logicamente, perché abbiamo il guanciale già, che è sapido. A questo punto andiamo a mettere un filo d'olio. Lavoriamo esattamente con i gesti al contrario. Quindi si parte dal finale, che sarebbe la menta, e la mettiamo anche abbondante. Intanto la menta quando cuoce, quando griglia, diventa buona e bene o male l'aroma si ferma lì. La menta romana è un ingrediente che lo troviamo spessissimo nella cucina romana, perché cresceva nei muri di Roma, nei muri di Trastevere. Era un'erba spontanea, cresceva addirittura fra i San Pietrini. A questo punto metto il guanciale. Non lo metto dritto, ma cerco di dargli almeno una piega, un fiocco centrale. Perché il guanciale deve essere tagliato molto molto fino, quindi vi consiglio di farvelo tagliare dal vostro salumiere a macchina. E poi abbiamo la capacità del guanciale a rilasciare tutto quello che è il suo corpo grasso. Quindi tutto il grasso che abbiamo lo ritroviamo sotto la teglia. Ci fermiamo, cominciamo a mettere i nostri carciofi. Come li mettiamo? Semplicemente sulla teglia in questa maniera. Stando attenti a non rovinare la geometria che abbiamo disegnato nel primo passaggio, con il guanciale e le erbe. Ancora un goccino d'olio. Se non avete una teglia antiaderente è importantissimo utilizzare la carta forno. Io non lo faccio perché ho una teglia antiaderente. A questo punto andiamo a prendere l'impasto che abbiamo impastato ieri e spezzato a pezzatura desiderata qualche ora fa. Farina nel fondo. Per spolverare utilizzo sempre semola di grano duro, mai farina bianca, perché la semola di grano duro la pasta prende soltanto quella che gli serve, non si porta nella teglia farina eccessiva, perché è molto più pesante di una 0, di una 00 o di una farina di grano tenero. Stendo la mia pizza, questa volta devo essere proprio leggero, quasi a portare l'impasto al limite della lievitazione. Portando l'impasto al limite della lievitazione mi aiuta ad avere un impasto molto elastico e non avere difficoltà dal momento che devo coprire tutti gli ingredienti. L'ho appena toccata. A questo punto avvicino la teglia, controllo se le misure sono giuste, la metto sul polso, levo tutta la farina in eccesso, la appoggio sulle 2 estremità, la allargo leggermente e voilà il gioco è fatto. Per colpa di questo gesto, la difficoltà nel fare questa pizza aumenta. Entro con l'olio, come se fosse una focaccia, e mi raccomando, il forno. Forno, temperatura al massimo, quindi a me non interessa se avete 250, avete 270, avete 230. L'importante è che si accenda la resistenza sotto, perché la pizza nel forno di casa deve simulare un forno professionale. Un forno a camere professionale. Quindi la cosa che ci interessa è che le resistenze si accendono nel momento che noi entriamo nel forno. Inforniamo sempre a temperatura massima, appoggiando questa volta la pizza sul suolo e senza toglierla mai, perché dobbiamo andare a grigliare il guanciale e i carciofi, per 12 minuti.
12 minuti sono passati e andiamo a vedere la nostra pizza. Voilà. La nostra pizza è pronta. Questa volta non andiamo a mettere l'olio, perché questa sarà la base della pizza. Usiamo un'altra teglia e giriamo la pasta. Se abbiamo un tagliere, facciamo così. Facciamo sempre attenzione, andiamo sempre a controllare se c'è olio in eccesso. Se vedete che c'è olio in eccesso, stiamo un attimo fermi e facciamo freddare quell'olio, altrimenti rischiamo di bruciarci le mani. Per non bruciarci facciamo questa operazione, mi raccomando. Pieghiamo il torcione, lo mettiamo al centro, ok? Voilà. A questo punto vediamo le parti caramellate, il guanciale ha fatto la sua opera, la teglia è uscita pulita. A questo punto non manca che mettere il pecorino, carciofi, pecorino, guanciale e perché no, un tocco di pepe. Profuma di Roma, ma di Roma vecchia, Roma di una volta. Quella fatta di guanciale, carciofi e tanto pecorino. Andiamo a vedere la nostra pizza. E voilà, guardate quanto è bella. Un giro di pepe, perché no, anche abbondante. Tanto il pepe col pecorino non è mai troppo. E un goccio d'olio per sgrassare. Eccola qua. Questa è la mia pizza tatin con carciofi, pecorino e guanciale. La prossima lezione, attenzione, sarà una pizza alla pala alla romana. Ti è piaciuta questa lezione? Allora entra subito in accademia.tv, scegli l'abbonamento che fa per te e registrati nel tempo di un caffè. Allaccia il grembiule, mondo di accademia.tv ti aspetta.